Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche disponibili per amore e affetti del primo semestre 2025. Tre carte, ragazzi. Energia impegnativa. Allora, la forza, abbiamo il mago e il carro. Qui c'è come un invito a iniziare qualche cosa, a manifestare, muoversi. È come un atto di volontà nell'iniziare una certa direzione, mettiamola così, visto che abbiamo il carro, nell'iniziare un certo tipo di percorso o di strada. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra, ognuno dei due ha la propria playlist. E in più trovate anche il link al corso di tarocchi intuitivi che partirà a gennaio 2025 e che è un livello intermedio, quindi è ben più ampio, insomma, di quello che c'è già gratuitamente. Io comunque, ragazzi, tutte le novità, le promozioni, le inserisco sempre nella descrizione, quindi voi aprite la tendina, poi per eventuali informazioni aggiuntive mi contattate via mail. Dunque, questa è una di 4 letture che io andrò a fare per il primo semestre del 2025. 2 sono già online, una è generale e una è sulla crescita spirituale. Questa sarà sull'amore e gli affetti, ce n'è ancora una poi sul lavoro e l'economia, quindi se non la volete perdere vi consiglio di rimanere sintonizzati. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile, ragazzi, per questo primo semestre 2025, anche se qui c'è aria di novità, di cambio, di spinta in avanti. 8 di coppe, 2 di denari, abbiamo un 10 di coppe, 3 di coppe, ruota della fortuna, tre di pentacoli, cinque di coppe. Voglio un'altra carta. Fante di coppe. Ragazzi, partiamo dall'otto di coppe, che è una carta che indica il voler andare a livelli più profondi, a livelli più alti anche in un certo senso, profondi nel senso andare più dentro di noi per andare verso vibrazioni più alte. Andiamo a vederlo. 5 di denari, qui avete anche un 5 di coppe, è come se ci fosse imperatrice. Ah, c'è anche un diavolo sotto. Diavolo, 5 di denari e imperatrice. Potrebbe esserci come una fuga da una situazione o da una relazione, non necessariamente sto parlando di quelle romantiche,
possono essere di amicizia, familiari, in generale, che potrebbe essere con questo diavolo un po', come vi dico, tossica, perché diavolo e 5 di pentacoli, ragazzi, è qualcosa che proprio toglie il fiato. Andiamo avanti con il 2 di denari. Appeso. E 2 di pentacoli nuovamente. Sapete, l'appeso è una carta di fermo. E la cosa interessante è che poi abbiamo due carte, il 2 di pentacoli ripetuto, che mi parla di cicli che si ripetono, che mi parla di situazioni, dinamiche di comportamento che si ripetono. Però è anche vero che con la carta dell'appeso avrete come la possibilità probabilmente di vedere quali sono i cicli che si stanno ripetendo. Potrebbero essere i cicli del diavolo, quindi quelli magari tossici, le dinamiche tossiche, ed è per quello la ricerca di qualche cosa di più alto, di più concreto anche forse. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Cavaliere di denari e temperanza. Ci potrebbe anche essere qualche tema legato a un familiare magari vicino a voi, meglio detto ai figli dei familiari. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Fante di coppe che avete già qui e giudizio. Che interessante ragazzi, qui ci sono come delle comunicazioni con la carta del giudizio che potrebbero arrivare, potrebbero essere, di solito si parla di comunicazioni da lontano, quindi può essere una notizia, una persona lontana, una notizia di qualcuno che è lontano. Il lontano qui può essere fisico, ma diciamo che si riferisce più a un lontano nel tempo, nel passato. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Fante di spade e 8 di spade. È come se dovesse cambiare qualche tipo di atteggiamento. Credo che molto faccia riferimento al come, su come vedete le cose, da un punto di vista delle relazioni, ma in generale, ragazzi, Probabilmente qui c'è qualche tipo di ideologia che vi fa sentire incastrati. Probabilmente avete un modo di vedere le relazioni che vi fa rimanere incasellati. E qui ci potrebbe essere come la presa di consapevolezza, magari parlando con qualche amico, visto che un tre di coppe può parlare degli amici, sul come voi avete visto negativamente o avete visto sempre magari il bicchiere mezzo vuoto per quello che riguarda le vostre relazioni. Parlo di tutte le relazioni. Andiamo a vedere il 3 di denari. 9 di denari e 7 di coppe. È come se aveste bisogno di fare un lavoro sull'amor proprio, su quelli che sono i vostri obiettivi, le vostre aspirazioni, ideologie, anche illusioni. Considerato che qui abbiamo un 7 di coppe. Andiamo a vedere anche questo 5 di coppe.
carro e ce l'avete già qui. Ragazzi, a qualcuno nel prossimo semestre potrebbero offrire qualche, è come se qualche conoscenza, qualche parente, qualche amico potesse dirvi, ehi, senti, visto che lì dove sei triste o non ti vanno bene le cose o ti senti vincolato, perché non provi a venire qui e a vedere se magari qua ti va meglio, come se vi proponessero un trasferimento. Allora, qui abbiamo il carro e il 9 di spade che spiegano il 5 di coppe. Voglio una carta anche per il fante di coppe, un'altra, regina di bastoni e giustizia. Ma guardate, in realtà poi abbiamo anche la giustizia, si tratta forse di aspettare che le cose fluiscano, però io ho come la sensazione che entro la fine del semestre voi prenderete qualche tipo di decisione, di strada da percorrere, farete come un'azione per iniziare qualche cosa di nuovo. Avete la ruota della fortuna, quindi le energie cambieranno abbastanza in toto, cioè direi quasi a 360 gradi, però andiamo a vedere settore per settore. Allora, se siete single, ragazzi, devo dire che le occasioni non mancheranno per conoscere delle persone. Ci potrebbe effettivamente essere qualcuno dal passato che magari si fa risentire. Più che il risentire non vedo altro, quindi non spaventatevi se per caso non avete piacere di rivedere o di risentire quella persona, se state pensando a una persona in particolare. Comunque, vi sento piuttosto sulle vostre, guardinghi, diciamo così. Però comunque devo dire che movimento ce n'è, volendo. Forse siete più voi che siete in questa fase di scelta di vita, secondo me, ma come se ci fosse un qualche cosa di importante e probabilmente resterete un po' così sulle vostre. Vi dico, c'è comunque un movimento, ok? Per qualcuno vi dirò che potrebbe esserci come una dichiarazione da parte di un amico che conoscete da tempo e che non avete mai sospettato potesse avere qualche tipo di interesse romantico in voi. Sarà un po' una rivelazione shock, vi dico. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione, allora qui è come se ci fosse, sì, una scelta anche qui da dover prendere, un'azione da dover fare, da dover compiere, un movimento. Ehm, per qualcuno fa riferimento al tema figli, al tema bambini, al andiamoci piano, piuttosto che non voglio figli, piuttosto che idea hai tu inerente ai figli? C'è come da dare una strada alla relazione. Se non è il discorso, non è il tema figli, si può parlare di qualsiasi altro tipo di progetto. Devo dire però che sarà un po' complicato perché non credo a causa di eventuali, come si dice, fraintendimenti, proprio che tutto è come se la vita di ognuno dei due vi portasse un po' fuori tema, fuori coppia, fuori focus, diciamo così. Come se ci fossero tante distrazioni, la vita sociale anche potrebbe, insomma, rubarvi un pochettino alla vita di coppia. Se siete in una relazione più o meno, che non si capisce bene, non è definita, non si capisce se va bene o se va male, ehm, ho come l'idea che ad un certo punto farete qualcosa, troverete il coraggio di fare qualche cosa per dare un ultimatum, dire ascolta, io così non sto bene,
ho come un vuoto, mi sento costretta, mi sento costretto, mi sento carente, ho questi tipi di carenze. Ti interessa lavorare insieme per colmarle oppure ognuno per la sua? E vi dico, vedendo solo senza queste, vi direi che per qualcuno ci potrebbe essere un ok, va bene, non vuoi collaborare, non vuoi costruire qualcosa insieme, me ne vado. Però poi, vedendo anche queste, ho come l'idea che ci si potrà accordare, considerato anche che abbiamo la giustizia, ehm, vi dico. Se ci sono delle questioni burocratiche in mezzo, prima di fare movimenti fisici, aspettate di avere la firma delle carte. Anche se la persona torna che è ben intenzionata, che vi sembra cambiata, si fa un certo tipo di discorso, via dicendo, prima stabilite le regole del gioco, le nuove regole del gioco, che ovviamente vanno stabilite insieme, però devono essere nel rispetto di entrambe, ok? È un lavoro che si costruisce il fare la coppia. Come vogliamo creare l'equilibrio nella nostra coppia? Perché ognuno c'ha il proprio. Se parliamo, ragazzi, di amici, vita sociale, come vi ho accennato prima, qui sento che ci potrebbe essere parecchio fermento, parecchio fervore. Ci potrebbe essere anche qualcuno che ritorna effettivamente dal passato o come qualcuno che magari di cui non avete notizie e arriveranno in questo semestre le notizie di questa persona. Ehm, Vi dico, per qualcuno ci potrà anche essere un reincontro, ma è come se quella persona avesse perso la lucentezza di un tempo, la brillantezza di un tempo, cioè è come se vi rendeste conto che no, sì, ho fatto bene a lasciarlo o a lasciarla, cioè nel senso, come ho fatto bene a lasciare nel passato questa persona. C'è come una conferma del fatto che la vostra scelta sia stata giusta nel passato. Allora, se parliamo di famiglia, sento che sia quella di origine, sia che sia la vostra, qui ci potrebbero essere, ragazzi, dei fastidi, mettiamola così, dei fastidi, delle cose che vi lasciano un po' questo vuoto, secondo me, del 5 di coppe. Ehm, una cosa vi posso dire, è come se aveste bisogno di capire che direzione volete dare alla vostra vita prima di muovere le altre pedine, prima di decidervi in quello che è il circolo sociale da frequentare. Questo ve lo dico perché avete una carta di progettualità, come se doveste progettare quello che è il vostro futuro, semplicemente essere più osservatori delle persone di cui vi circondate. Ha una buona vibrazione questa persona. Sto bene quando sono con lei, oppure mi fa star male, mi fa vergognare, mi indispone, insomma. Sì, ho come l'idea che abbiate bisogno di riaffacciarvi un po' al mondo esterno, togliendo questo diavolo e questo 5 di pentacoli, come la pesantezza, come trovo il coraggio di muovermi, di fare un'azione per spostarmi da dove sono, che può essere un posto fisico, una relazione, un modo di pensare, un'abitudine. Io credo che molto qui sia il punto di vista delle cose. Va bene, ragazzi, andiamo a vedere l'I Ching, che cosa vi vogliono consigliare.
Essere in amore. Carta numero 13. Ok, andiamo a vedere nella spiegazione nel libro. Nel libro viene tradotto con l'unione degli uomini e la spiegazione dice: la vera solidarietà e amicizia nasce quando lo scopo da raggiungere è collettivo, comune a tutti gli esseri viventi. Allora non c'è il pericolo del prelevare di scopi particolari e in questa piena, reciproca comprensione si può affrontare con successo qualsiasi tipo di impresa. Naturalmente, la comunanza umana non deve essere una mescolanza eterogenea di persone e interessi, ma un procedere nella stessa direzione, verso una stessa meta, di persone che conservano ciascuna la propria identità e autonomia. Meglio ancora se si trova una persona energica, perseverante, di idee chiare, che sappia guidare e trascinare con il suo esempio gli altri verso questo scopo comune. Quello che vi dicevo un po' prima, no? È come se perdeste il focus sulla coppia, sulla relazione, perché è come se ci fossero tante cose da fare, tante distrazioni. Va bene, andiamo a vedere un messaggio di questi per migliorare l'amor proprio. Coraggio, carta numero 9. Salto dentro il mio coraggio. Faccio un balzo, tipo. E questa qui è la carta numero 19, gioia. Oggi faccio ai basque, penso che sia tipo far centro, nell'energia della gioia. Tipo mi focalizzo nell'energia della gioia. Mi ricorda molto l'arcano del sole, mentre questo con il coraggio è uno dei significati della carta della forza. Mi colpiscono anche i numeri 9 e 19. Il numero 9 è il numero dell'iniziazione. Bene, ragazzi, andiamo a vedere ancora una fatina. Esteriorizzazione e testimonianza. È come se, vi ricordate prima che qua vi dicevo potreste dover guidare qualcuno? Qui abbiamo anche il mago che è un po' l'alchimista. Ho come la sensazione che dobbiate buttare fuori, portare fuori. Qui con il mago fa vedere una persona che dipinge, che mette su tela, scrive diciamo anche, e qui fa vedere la fatina che scrive, le vostre esperienze, quello che è stato, le vostre sensazioni, le vostre emozioni. Wow, ragazzi, sarà una presa di consapevolezza interessante. Deciderete che direzione dare alla vostra vita piuttosto che alla relazione. Ehm, Vi dico, tutto sommato c'è un'energia di equilibrio alla fine, eh? Però ecco, l'avvertimento che vi do è davanti a qualsiasi proposta che vi possano fare, che vi possa arrivare, ehm, aspettate prima che sia tutto regolarizzato, regolamentato, legalizzato, ok? Bene, che dirvi? Spero che possiate iniziare un 2025 in modo splendido. Fatemi sapere se la lettura vi è stata d'aiuto, se avete trovato degli spunti interessanti di riflessione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Per iniziare un percorso di crescita, ragazzi, mi dimentico sempre di dirlo, potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. Per quello che riguarda i titoli dei video riservati agli abbonati, sono pubblici, quindi vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, sì, adesso io vi ringrazio tanto per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!